Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una modifica ai fari della mia auto. Voi sapete che io ho una Dacia Sandero del 2021. Sapete anche che sembrano fari a LED, completamente a LED, ma non lo sono. Abbiamo qui una luce, una lampadina per le frecce, abbiamo qua sotto una lampadina per gli abbaglianti. Solo le luci di posizione sono a LED. Quindi qual è stata l'idea? Trasformiamo i fari della Dacia Sandero in full LED. Questo vale anche per il faro fendinebbia, ovviamente. E ho deciso di montare le migliori in assoluto che ho trovato sul mercato, che ho visto che anche molti altri youtuber hanno montato sulle proprie automobili, che sono le lampadine a LED della Melograno 51. Farò più video di questa trasformazione. Oggi cambieremo le frecce, vedremo come si fa. È un'operazione molto semplice, molto veloce in realtà. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. La Melograno 51 mi ha inviato un po' di lampadine anche per gli interni, per le H7 per fare gli abbaglianti eccetera. Vedremo le differenze di luminosità. Vi ricordo che però sostituire le lampadine, passare da alogene a LED non è legale. Per beccarvi devono proprio andare a vedere dentro se è a LED, andare a vedere sul libretto che cosa c'è scritto eccetera, che fanno il controllo dei fari, che secondo me è complicato. Allora non siete in regola. Io lo faccio lo stesso perché la luminosità cambia spaventosamente. Adesso vediamo come. Allora, su quest'auto la freccia sta qua dietro, è arancione. Qua dietro abbiamo questo pomellino qui che basta girare in senso antiorario e viene via in questo modo qua. E abbiamo la lampadina, basta girarla in senso anche questa antiorario e viene via. Poi prendiamo il ricambio di Melograno 51. Vi ricordo che il prezzo di queste lampadine non è devastante come si pensa, perché anche io pensavo che queste costano un sacco e non conviene. In realtà sembra, ma costano il giusto. Non dico che costano come un ricambio di una lampadina normale, ma dato che durano praticamente in eterno e non si fulminano mai, durano veramente tantissime ore, e il gioco va alla candela. Per sostituirla basta inserirla all'interno della sua sede e girarla in senso orario. Fine, abbiamo finito. È anche figa da vedere perché ha il simbolo della Melograno sopra. Adesso forse non riuscirò a farvelo vedere bene, ma il foro sta qui. Ok, adesso ha girato ed è entrato al segno giusto. Vedete che ci sono i segni, li hanno messi apposta. Ora da davanti è così, molto più carina effettivamente dell'altra, che era proprio una lampadina normale, ma vediamo la differenza di luce che si vede di giorno. Sono ovviamente lampadine che non danno nessun tipo di errore, sono fatte apposta, quindi sì, è vero, costano un po' più delle cinesi, le cinesate, però sapete che le montate non sono errori di centraline, cose, sono già fatte apposta per funzionare bene. Allora, adesso il tempo è diverso perché ovviamente di qua è LED e di qua è ancora alogena, ma adesso mettendo tutto a LED ovviamente la differenza si vedrà pesantemente. Comunque, guardate questa quanto è più luminosa di questa. Cioè, la differenza è spaventosa. E questo sarà anche per tutte le lampadine che monteremo, perché adesso facciamo il fronte e poi farò anche il retro. Ok, ora sono in sincro e guardate la differenza ora che c'è il LED anche di qua, LED a LED. Vi assicuro che da qui la differenza è enorme, proprio un'altra roba proprio. Wow. Andiamo a fare anche quelle dietro, vediamo come sono le originali. Bisogna tirare giù il faro, ma la Dacia ha pensato pure a questo, perché qui c'è semplicemente una vite da togliere. Ok, si toglie questa, una vite che si toglie a mano. Poi bisogna togliere lo spinotto. Ok, via lo spinotto. Il faro viene via così. Tolto. Adesso lo giriamo e tiriamo giù la lampadina. Per liberare il retro del faro basta semplicemente sganciare questi, quindi non c'è nessuna vite. È una cosa che si può fare velocemente per strada quando ci si rompe qualcosa. La lampadina che ci serve ovviamente è abbastanza semplice da trovare, è questa qui perché è arancione. Quindi la andiamo a svitare, senso antiorario, si toglie, e mettiamo quella nuova LED. La inseriamo, senso orario, abbiamo fatto. Le altre adesso non le cambiamo. Lasciamo tutto così. Ecco, cioè non c'è più bisogno di svitare e avvitare, molto meglio. Va bene, rimettiamo il faro. Ok, andiamo a rimettere la vite.
lo spinotto, nessun errore. Come prima va più veloce questa, perché adesso dobbiamo sostituirle tutte. Ma guardate che differenza di luce che c'è, è proprio enorme. Guardate queste, guardate queste. Ragazzi, vale la pena. Adesso cambiamo anche l'altra, cambiamo subito. Una volta ci metto veramente di più nelle altre macchine. Fatto. Spingo. Ragazzi, vi assicuro che ho montato e smontato i fari con una mano perché l'altra c'aveva la telecamera. Riattacchiamo le frecce e vediamo adesso com'è dietro. Ragazzi, è un'altra cosa. Cioè, si vedono di brutto di più, ma tantissimo. Cioè, ci ho messo veramente, adesso perché avevo la telecamera, ma a far tutto al volo 5 minuti avete le frecce a LED in tutta la macchina. Nel prossimo video vi faccio vedere anche gli abbaglianti e poi smonterò anche i fendinebbia, così la facciamo tutta full LED e vi farò vedere anche le luci interne, perché ho preso anche le luci interne. Queste sono bruttine, tutte gialle, fanno abbastanza schifo, e allora ho preso anche queste qui, così diventano bianche. Figata mortale proprio, non vedo l'ora. Ragazzi, che dire, vale la pena perché illumina 10 volte tanto, quindi più sicurezza, più durata. È vero che costano un po' di più, però vi durano praticamente come la macchina, quindi secondo me è una scelta azzeccatissima. Vi ricordo che queste lampadine le fa la Melograno 51, che è una ditta italiana. Vi forniranno un'assistenza a 360 gradi sia per eventuali problemi, ma sia per capire cosa vi serve, che lampadine sostituire per le vostre automobili. Vi ricordo che fanno anche lampadine per le moto. Vi rimando al sito che vi lascerò in descrizione, ovviamente. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!